È importante che tutte le mamme, le zie e le nonne sappiano perché il pane fa male alla nostra salute e a quella dei nostri figli e nipoti. Perché noi sappiamo che il pane viene prodotto attraverso un processo di fermentazione o lievitazione e noi sappiamo che proprio la fermentazione, in particolar modo quella alcolica, ormai è utilizzata sia in ambito alimentare che in ambito farmaceutico. Ma la fermentazione alcolica, che è tossica per il nostro organismo, a differenza della fermentazione lattica, che è quella sana, quella lattacea, diventa anche omolattica, che porta attraverso un processo di fermentazione alla produzione di acido lattico e in piccolissima parte di alcol etilico e anidride carbonica, è definita omolattica proprio perché produce acido lattico rispetto a quella invece che è la fermentazione alcolica che oggi viene utilizzata per produrre il vino, la birra e per produrre il pane, che invece è una fermentazione ederolattica, la quale praticamente fermentazione ederolattica utilizza principalmente il Saccharomyces cerevisiae, che è il lievito che trasforma di solito praticamente la farina, l'amido in pane attraverso un processo di lievitazione, così come il malto in birra, così come l'uva praticamente viene trasformata in vino. Bene, che cos'è un lievito? Il lievito è un insieme di funghi microscopici monocellulari che sono responsabili della fermentazione alcolica e di solito i lieviti si combinano con l'ossigeno inizialmente per trasformare rapidamente gli zuccheri presenti all'interno del substrato della farina in alcol etilico, rilasciando anidride carbonica. Successivamente, via via che trasformano gli zuccheri in anidride carbonica ed alcol, questo alcol che viene utilizzato praticamente per la base delle bevande alcoliche, nella lievitazione del pane, per fortuna l'alcol evapora durante la cottura, mentre l'anidride carbonica sviluppata è quella praticamente che permette di gonfiare il pane. Il problema è che durante la cottura del pane praticamente, che non viene fatta ad altissime temperature come la pizza, ma tende ad creare una cottura forte all'esterno che forma la crosta, lascia all'interno quella mollica, chiamiamola così, che praticamente contiene ancora dei Saccharomyces cerevisiae e il substrato ancora in grado praticamente di procedere nel processo fermentativo. Differente invece la presenza di quando noi utilizziamo il lievito madre, che invece innescano la presenza dei lactobacilli che sono presenti invece nel vecchio lievito madre, innescano la fermentazione lattica che porta sì alla produzione di gas ma in piccola quantità e quindi alla lievitazione, però attraverso un processo diverso in cui la microflora non è fungina ma è batterica, e quindi praticamente questa capacità di gonfiare praticamente il pane grazie alla piccola produzione di anidride carbonica, infatti lievita meno, però produce in contemporanea acido lattico e acido acetico che per il nostro organismo non sono tossiche. Invece con i lieviti dobbiamo stare particolarmente attenti, anche perché i lieviti favoriscono la produzione di lieviti patogeni come la Candida albicans, che in caso di basse difese immunitarie può dare problemi praticamente di salute ai soggetti. Addirittura possono essere presenti lieviti pericolosi nel pane inquinato come quello del Cryptococcus neoformans, che è veicolato da piccioni, che può portare ad una meningite mortale. Quindi cos'è il lievito? Il lievito praticamente è questa sostanza che permette di far fermentare in modo microbiologico praticamente il nostro impasto di acqua e farina.
Ora, alcuni addirittura usano, soprattutto nell'ambito invece praticamente non della panificazione, perché il pane non viene di buona qualità, ma nella produzione di muffin, torte, eccetera, pasta frolla, una lievitazione chimica in cui addirittura si uniscono una sostanza acida e una sostanza alcalina. In quel caso si parla di lievitazione chimica, usato molto per i dolci da forno, ma viene meno usato ovviamente per il pane perché non è di buona qualità. Ricordiamo che oltre a queste due fermentazioni o lievitazioni, quella chimica appena detta e quella microbiologica del pane, del vino e della birra, esiste una fermentazione fisica che è data praticamente quando noi facciamo battere con la frusta praticamente l'albume e creiamo nelle proteine dell'albume, così proteine soffici, e introduciamo aria. E talvolta non è necessario una volta che è stato diciamo ben introdotta l'aria nell'albume, praticamente aggiungere lieviti per poterlo farlo lievitare. Quello che ci interessa a noi è capire quindi bene la differenza fra un pane costruito, cioè realizzato, che fino agli anni 30 veniva fatto solo con lievito madre, poi dagli anni 30 in poi si è iniziati a livello industriale per i tempi più brevi e poi si è passati addirittura a usarlo ormai a livello artigianale. Tutti i fornai utilizzano, le panetterie utilizzano praticamente il lievito di birra che è il Saccharomyces cerevisiae, a differenza invece del lievito o pasta madre, del lievito naturale o pasta madre, che praticamente è dove appunto è una miscela di farina e acqua fatta per maturare a temperatura ambiente, in cui predomina quella flora, come diciamo noi nei prebiotici, la cultura, predominano i batteri lattici. Bene, e questa fermentazione lattica è quella responsabile delle migliori caratteristiche organolettiche del pane artigianale fatto praticamente con il lievito madre. In misura minore c'è una componente proprio ridotta di fermentazione alcolica che serve a produrre quel minimo di anidride carbonica per far lievitare, per far gonfiare l'impasto. Quindi diciamo che la fermentazione dei batteri lattici all'interno dell'impasto di farina in cui si utilizza il lievito madre porta alla formazione di acido lattico, acido acetico, acqua, anidride carbonica e metaboliti secondari, e questa massa acida che viene chiamata lievito si gonfia perché produce un minimo di quantità di anidride carbonica, e questo è fondamentale perché dà una fragranza unica, non dà problemi a chi è intollerante al lievito, rende il pane più digeribile e ne permette una lunga conservazione. Ma questo perché? Perché il lievito madre ha una fermentazione prevalentemente o quasi totalmente omolattica, cioè produce acido lattico, quello che è l'unico modo di l'unica fermentazione, l'unica lievitazione che noi vogliamo all'interno del nostro organismo, è l'unica fermentazione sana per il nostro organismo. Noi dobbiamo allontanare dalla tavola dei nostri figli e dei nostri nipoti tutte quelle che sono gli alimenti che avvengono attraverso un processo di fermentazione chimica e attraverso un processo di fermentazione da microorganismi come il Saccharomyces cerevisiae, cioè da funghi. Noi dobbiamo puntare soltanto ad alimenti che nascono con una fermentazione lattacida, quindi da batteri lattacidi, perché l'unica fermentazione sana per il nostro organismo, che non ci dà controindicazione, che non sviluppa alcol all'interno del nostro intestino e anidride carbonica, non dà gonfiore, non dà malessere, non intossica il fegato, non intossica l'organismo, è praticamente la fermentazione lattacida. Capite bene, dovete allontanare dalla vostra tavola tutti quegli alimenti che arrivano attraverso un processo di fermentazione fungina, da funghi.
questo è fondamentale, che hanno alla base una fermentazione alcolica. Anche se l'alcol evapora, rimane nell'impasto centrale una quantità di Saccharomyces cerevisiae, di funghi, che sono in grado praticamente di continuare il processo di fermentazione, producendo all'interno del vostro intestino quella pericolosissima sostanza che si chiama alcol, oltre all'anidride carbonica e all'idrogeno, che tendono a gonfiare il vostro intestino. Mi raccomando, riflettete su questo argomento, sono a vostra disposizione per domande e cercate di ripristinare all'interno del vostro intestino una flora batterica lattacida, che oggi chiamiamo microbiota intestinale, ma il termine più esatto è microbiota umano, perché la stessa flora va a colonizzare la vagina, va a colonizzare le vie urinarie urogenitali, va a colonizzare il cavo orale dei vostri bambini e va a colonizzare le vie nasali, perché oggi gli otorini, rispetto al passato, hanno incominciato a capire che per una salute delle vie aeree superiori come delle vie aeree inferiori e delle aree polmonari è necessario avere un microbiota otorino-laringoiatrico che ci protegga dalla penetrazione di batteri patogeni e di funghi patogeni. Con questo spero di avervi portato e aver fatto riflettere in modo chiaro, ricordando che il lievito che viene utilizzato una volta a livello industriale, oggi anche dal panettiere sotto casa, è il lievito di birra, che è un Saccharomyces cerevisiae, un fungo che dà la fermentazione alcolica della farina, degli zuccheri, rispetto al lievito madre, che ha una fermentazione lattacida uguale a quella che noi vogliamo, quella omofermentante, quella che produce lo yogurt, quella che fa bene al nostro organismo e mantiene sano il vostro intestino e la salute dei vostri figli e nipoti. Grazie per l'attenzione e sono a vostra disposizione.